Buonasera a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Inter-Lazio finisce 2-0, l'Inter conquista i 3 punti, il clean sheet e la vetta della classifica, seppur in concomitanza con la Roma, per quello che può contare naturalmente a novembre essere in testa a pari punti e con solo 2 punti di vantaggio poi su Milan e Napoli, però comunque è un bel punto di partenza ed è una situazione che era quasi insperata, ecco, dopo le 2 sconfitte nelle prime 3 giornate, dove sembrava quasi che l'Inter fosse condannata ad un campionato di sofferenza. In realtà è un Inter che invece cresce partita dopo partita e stasera vince sulla Lazio prendendosi dei rischi. Ecco, l'Inter ha accettato anche il rischio, ha accettato anche il duello 1 contro 1 a 50-60 metri dalla propria porta, però poi facendo benissimo ciò che era stato studiato, qualcosa di cui avevamo parlato anche nel prepartita, e riuscendo a sfruttare quelli che sono i punti deboli della squadra di Maurizio Sarri. Prima di passare alla lavagna tattica vi ricordo come al solito anche un bel like se vi piace il contenuto del video e l'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Naturalmente, se poi non vorrete perdere nessun contenuto futuro, tra cui la live post partita di domani sera alle 21, vi ricordo anche di attivare la campanella delle notifiche. Tra l'altro ci sarà anche un ex calciatore con noi. Passiamo proprio, ecco, alla lavagna tattica. Come l'Inter ha avuto la meglio della Lazio, cosa ha fatto benissimo la squadra di Christian Chivu e a quali invece dei rischi forse anche calcolati, mi riferivo. Partiamo innanzitutto dalla costruzione che l'Inter fa a 4 ed è un qualcosa che vediamo fare molto spesso. C'è Çalhanoğlu che si abbassa tra i difensori, quindi proprio una linea a 4 e costruzione che viene poco disturbata, oserei dire, dalla Lazio, tranne in alcune situazioni, perché la Lazio abbassava gli esterni, si andava proprio a posizionare con un 4-5-1 in fase di non possesso, alzando poi a turno uno dei centrocampisti, ecco, per aiutare l'azione di disturbo più che un vero e proprio pressing dell'attaccante. Qual è la situazione che l'Inter ha sfruttato benissimo, soprattutto nel primo tempo? Chi ha visto il video pre-partita di ieri sa che abbiamo parlato dello spazio tra difesa e centrocampo della Lazio. L'Inter alzava spesso le 2 mezzali, Sušić e soprattutto Barella, oserei dire, e molto spesso andava anche a cercare Di Marco in questa situazione. Dumfries invece dall'altro lato, seppur comunque sappiamo che è un giocatore di gamba e di spinta, però veniva cercato meno rispetto a Di Marco sul versante opposto. E in attacco invece c'era Lautaro che spesso andava a fare un lavoro di raccordo con Bonni un po' più prima punta, ecco, soprattutto nel primo tempo. E tanto è vero che poi arriviamo a questa situazione. Queste sono le posizioni medie al termine del primo tempo, quindi vediamo Barella molto avanzato, Sušić anche al di là della metà campo avversaria, Çalhanoğlu molto più basso. Come l'Inter andava a cercare i calciatori proprio tra le linee biancocelesti, a volte anche sia con verticalizzazioni sia a volte proprio scavalcando il centrocampo, e una volta trovati i calciatori in questa zona di campo praticamente poteva portare l'attacco alla linea difensiva biancoceleste eludendo il filtro del centrocampo, e questa situazione ha portato a diverse situazioni, forse situazioni che a volte potevano addirittura essere sfruttate meglio nel primo tempo, quasi, ecco, l'1-0 al termine dei primi 45 minuti risultava quasi stretto per l'Inter, anche per quelle potenziali occasioni che poi non si sono concretizzate, magari perché è mancata la finalizzazione o l'ultimo passaggio, però era un Inter che questa situazione riusciva a sfruttarla in maniera eccezionale e forse, ecco, si è visto più differenza di quello che diceva il risultato, come dicevo poc'anzi. Inter che poi, e arriviamo anche a dove ha accettato di prendersi i rischi, è stata la fase di non possesso, perché è stato un Inter che ha portato subito un'aggressività ed un pressing altissimi, tanto è vero che il gol dopo 3 minuti di gioco, anzi meno di 3 minuti di gioco, arriva proprio con una situazione del genere. Pressing estremo in questa zona di campo e palla recuperata da Bastoni, poi arriva Lautaro che fa davvero un gran gol. Ecco, quello è un gol meno banale di quanto sembra, di quanto possa apparire. Inter che, come detto, fa un pressing anche dopo l'1-0, non abbassa assolutamente il suo pressing, continua ad avere quell'atteggiamento molto aggressivo, molto spregiudicato,
quel pressing uomo su uomo, ecco, l'esterno che va a prendere il terzino avversario, gli attaccanti che vanno a fare pressing, Barella che si alza, Sušić spesso su Guendouzi. L'unica eccezione la faceva un po' Dumfries, e non perché, ecco, come aveva riportato qualcuno, Dumfries era sottotono. Forse non è stata sicuramente la sua miglior partita, però la posizione di Dumfries era stata dettata anche da Chivu, come è stato detto anche come è stato detto anche in telecronaca. Dumfries non si alzava stabilmente su Marušić perché qui c'era un avversario pericolosissimo che era Zaccagni, quindi magari si trovava anche a doversi gestire tra alzarsi in pressing su Marušić e marcare invece Zaccagni che ha fatto ammonire ben 3 calciatori interisti, tra cui proprio Dumfries. Quindi ecco spiegato perché Dumfries non si alzava stabilmente su Marušić. Inter che quindi portava questo pressing uomo su uomo e accettava anche l'uno contro uno che spesso naturalmente qui abbiamo un sistema di gioco di base, ma non avveniva in questa situazione. Magari l'Inter era molto avanzata in questo modo e quest'uno contro uno avveniva magari qui a 50 metri dalla porta. E in realtà ecco che arriviamo ad un altro duello, ed è stato quello Acerbi-Dia, perché era uno di quei duelli che poteva un po' preoccupare per la mobilità di Dia e per il fatto che Acerbi fa fatica a coprire poi la profondità. In realtà perché Acerbi molto spesso, o praticamente non ha mai sofferto Dia, perché andava sull'attaccante della Lazio e quando la palla arrivava a Dia, Acerbi era già pronto. Prima che Dia potesse girarsi e attaccare la profondità, quando Dia era a spalle alla porta, Acerbi era pronto ad aggredire l'avversario e molte volte lo ha fermato proprio in questo modo. Diciamo che qualche rischio l'Inter invece lo ha corso quando Dia o un altro calciatore della Lazio riusciva a scaricare palla e poi la Lazio attaccava, tra virgolette, fronte alla porta. Ma sono stati anche lì dei potenziali pericoli, perché poi non abbiamo visto l'Inter prendersi grossissimi rischi, e anzi direi che anche un po' a sorpresa, perché poi Acerbi tante volte l'ha sofferta, ma stasera ha funzionato anche questa aggressività, questa difesa così alta che poi permetteva di recuperare palla anche lontano dalla porta e capovolgere subito, ecco, andare subito a creare delle difficoltà. Nel secondo tempo il copione tattico non è cambiato tantissimo, è cambiato un po', ecco, i movimenti di Lautaro e Bonny. Se andiamo a vedere invece le posizioni medie al termine della partita, in realtà poi quella di Bonny ovviamente è al termine della sua partita, visto che è stato sostituito, era Lautaro un po' più avanzato, Bonny più mobile, ecco, nel secondo tempo. Però in generale troviamo comunque Barella, Sušić che avanzavano tanto, una fascia sinistra che veniva molto sfruttata e un Inter che poi ha trovato anche il raddoppio con una grandissima giocata di Di Marco. Ecco, l'Inter recupera palla, Barella per Lautaro, Di Marco che si era prima centrato e poi si allarga, va a mettere un pallone perfetto per Bonny e anche lo stesso Bonny fa un ottimo movimento poi naturalmente per trovarsi lì pronto all'appuntamento col gol, ecco, ed è l'ennesima nota positiva, un Inter che può fare a meno di Lautaro o di Thuram, perché immaginiamo la rosa dello scorso anno, Thuram che torna dall'infortunio, nessuno avrebbe mai osato fare a meno di Marcus Thuram, e invece Chivu lo fa partire dalla panchina perché sa che può fidarsi di Bonny e Bonny lo ha ripagato perfettamente. Arriviamo anche alla gestione della partita di Chivu, perché più di una volta è stato criticato. Stasera innanzitutto ha avuto ragione nel suo pressing, nella sua aggressività, nella difesa alta, ma secondo me anche i cambi sono stati ben gestiti. C'è stato un cambio Carlos Augusto Dumfries, ne avevamo parlato in settimana che l'Inter stava lavorando in allenamento con Carlos Augusto sulla destra e è un cambio che lascia tante riflessioni. Innanzitutto che Luis Enrique per il momento non è ancora pronto, lo sarà in seguito, lo spero che possa essere comunque un calciatore utile e non essere bollato definitivamente come un bidone, insomma, come se ne parla finora. Però in una partita del genere, con un cliente scomodo come Zaccagni e con una Lazio che fa della sua catena di sinistra uno dei punti di forza, Luis Enrique sarebbe stato un rischio troppo grande, e quindi ecco che Carlos Augusto va a sostituire Dumfries. E tra l'altro
facendo anche bene in occasione del 3-0, che poi è stato annullato, è stato giustamente annullato il 3-0 per fallo di Di Marco, però proprio ecco Carlos Augusto tiene palla, si accentra, entra all'interno del campo, perché si trova naturalmente sul sinistro si trova sulla fascia destra ovviamente col piede sinistro che è il suo piede preferito, e poi va a servire Zielinski. Diciamo che oltre al fatto di poter sostituire Dumfries e non dover dipendere da Luis Enrique, che al momento non è pronto, presenta questa soluzione una variante tattica molto interessante. C'è stato anche il cambio Sušić-Zielinski, un Sušić che aveva fatto bene, anche se la sensazione è che forse può fare ancora di più Sušić, perché le qualità sono indiscusse e forse può essere più continuo nell'arco della sua partita, però comunque insomma anche Sušić ha fatto una partita decisamente molto molto buona. Naturalmente nel finale la Lazio è cresciuta, ha provato comunque a recuperare il risultato, però insomma è stato un Inter che poi ha strameritato la vittoria. E altro punto, ecco, a proposito del pressing, l'Inter, oltre a recuperare palla molto alta, c'era un aspetto che avevamo già analizzato ieri. Ha costretto più di una volta la Lazio ad alzare il pallone, e poi nel duello aereo Acerbi aveva la meglio su Dia, molto spesso ecco Akanji magari aveva la meglio su Zaccagni per una differenza di altezza. Concludo anche con le statistiche del match, perché sono statistiche che parlano molto chiaro. È stato un Inter che ha strameritato la vittoria, come vediamo XG nettamente a favore dell'Inter, seppur poi i tiri totali sono gli stessi e quelli in porta della Lazio sono superiori, ma naturalmente i numeri vanno sempre analizzati, vanno incrociati. E se la Lazio fa lo stesso numero di tiri in porta ma totalizza un XG di 0,69, è evidente che l'Inter è stata molto più pericolosa, e che seppur i tiri totali sono stati gli stessi e quelli in porta dell'Inter sono stati soltanto 3, è stato un Inter capace di creare molti più pericoli alla Lazio. Quindi bene così, bene anche il primato in classifica, seppur come dicevo in apertura ad oggi non fa tanta differenza essere un punto sopra o un punto sotto, però rappresenta un bel punto di partenza e sicuramente dà una bellissima iniezione di fiducia. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, come avete visto questa Inter, chi vi ha convinto maggiormente. Vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera alle 21, la live post partita insieme ai nostri ospiti. E naturalmente, come sempre, io vi saluto con un gran bel Forza Inter!